Mentre correvano si erano presi loro. Ma no, in partenza, sai che in partenza c'erano i cani, un po' di ancora. Oggi lo vedi che quando vedi che tuo timido sta fermo, lo metti appena lo lasci libero, può essere attaccato da lì, va tutto bello contento. Però si ferma, giù. Il Casper è uguale, lui è tipidissimo, quando è attaccato alla linea, non fa neanche una piega, può esserci chiunque lungo la strada. Lo uguale. E all'Oslo, così uguale. Molto slittemi con cani, gatti, non esce mica dalla strada, Oslo mai, a fare le sue. Bravissimo quel cani. Eccoli scatenati. Gandalf! Gandalf, vieni qua, dai, vieni. Cos'è un masher? Un masher è un conduttore di cane da slitta. Siamo Luca e Anselmo, due masher italiani, nelle lande sconfinate svedesi. Siamo venuti qua con i nostri 12 Siberian Husky a testa. Perché i Siberian Husky? Abbiamo fatto questa scelta, diciamo, da un punto di vista sia del tipo di cane, estetico quindi, perché sono cani molto belli e a noi ci piacciono tantissimo, sia dal punto di vista caratteriale, perché sono cani molto dolci ma allo stesso tempo potenti e molto intelligenti, riescono a fare cose straordinarie. La nostra giornata tipo si svolge in base ai bisogni fisiologici dei cani, ovvero la mattina gli diamo da mangiare, da bere, cosa che ripetiamo anche la sera, e nel mentre li facciamo giocare liberi nella loro area di sgambamento creata appositamente da noi. Se accarezzare uno e accarezzare tutti sono diventano gelosi, vero? Tutto questo non lo facciamo da soli ovviamente, abbiamo bisogno di un aiuto e con noi quest'anno abbiamo come handler, ovvero la figura proprio che fisicamente dà una mano, Stefano, e insieme ad Anselmo c'è sua moglie Tulli. Noi per la nostra attività utilizziamo una tipologia di slitta come questa, che è una slitta da media e lunga distanza, però ha degli elementi che sono riscontrabili in qualsiasi altro tipo di slitta. I pattini ovviamente, che servono per far scorrere la slitta sulla neve, in alluminio oppure possono essere anche in materiale multistrato di legno, sono rivestiti da una soletta PCR normalmente di plastica, del tutto simile a quella che viene utilizzata sugli sci. Naturalmente c'è un ripiano che costituisce la parte principale della slitta, che si chiama basket, ricoperto da una sacca di contenimento nella quale viene inserito tutto il materiale che serve per poi praticare l'attività, per partire con i cani e per effettuare le nostre escursioni oppure le gare.
La slitta ha un manubrio che serve per direzionare la slitta e quindi per darle la giusta direzione attraverso dei movimenti delle braccia e dei movimenti del corpo. E naturalmente poi c'è un sistema frenante costituito da un freno basculante con due speroni che vengono piantati nella neve attraverso il movimento del piede, e da un altro sistema frenante che è un tappettino con il quale è possibile frenare in modo molto più dolce senza che i cani subiscano degli strappi e quindi abbiano degli sforzi che potrebbero compromettere la continuità della loro corsa. Alla slitta viene attaccata la linea di tiro nella quale vengono attaccati i cani e che va a costituire il nostro team, una fune in cavo di acciaio che è ricoperto da una fune cava in polietilene. Ecco, a questa linea principale di colore rosa sono attaccate delle linee secondarie, i cani vengono disposti in doppia fila, quindi uno sul lato destro, uno sul lato sinistro, vengono attaccati a queste funi secondarie che si chiamano tagline attraverso dei moschettoni che vengono agganciati sull'imbrago del cane, e dopo i cani vengono collegati alla fune principale anche attraverso questi spezzoni più corti che si chiamano neckline, che vengono agganciati ai collari dei cani. I booties per prevenire i tagli sotto le zampette dei cani, visto che la neve fredda è molto abrasiva, e così loro corrono tranquilli senza farsi delle piccole taglietti sotto i polpastrelli. Questi cani sono molto adatti a correre e trainare slitte perché hanno un innato desire to run, una voglia di trainare, una voglia di correre, esplorare posti nuovi senza doverli obbligare. Infatti una cosa importante da sapere, non c'è nessun tipo di coercizione con loro, tutto quello che fanno è una cosa che loro amano, non farebbero mai niente in maniera forzata. La loro gioia nel correre si può vedere ogni giorno quando li attacchiamo, la voglia di partire, di andare verso l'ignoto, correre, questa è una cosa che noi ci appaga tanto e anche loro, che è la cosa più importante. Noi siamo masher di lunga distanza, ovvero percorriamo gare e percorsi di un chilometraggio superiore ai 100. Per preparare questo tipo di attività, specialmente in Italia, bisogna partire a settembre con pochi chilometri, poi aumentandoli pian pianino durante la stagione, la sessione autunnale, allenandoli tramite quad e kart, per poi arrivare a fare su neve una trentina di chilometri sempre in Italia. Per aumentare il chilometraggio dobbiamo poi salire in territorio scandinavo, dove la quantità di trail a nostra disposizione ci permette di allenare al meglio i nostri cani. Solitamente saliamo per partecipare a gare di lunga distanza. Finora abbiamo partecipato a gare da 200 a 300 km. Quest'anno abbiamo cambiato i nostri programmi e abbiamo deciso di lanciarci in questa avventura. Era anni che l'avevamo nel cassetto, ma per un motivo o per l'altro non riuscivamo mai a realizzare. Riusciremo a fare finalmente questo viaggio e attraversare posti dove è difficile trovare qualcuno. Attraverseremo laghi ghiacciati, passeremo attraverso Fjallet, montagne svedesi, dormiremo fuori in bivacco in mezzo alla natura e con i nostri cani. Tagliamo via di buono.
quello è più fattibile. Non siamo andati a vedere dove andare qua, ma o ci andiamo domani. Se andiamo direttamente a Netto. Mangia la pizza. Qua entra la pista comunque. Questo è il pezzo dove siamo arrivati, io e Stefano siamo arrivati. Noi siamo arrivati qua. Ma qui dove va giù nel lago, sai che attraversa la strada principale. La prima sera qua, la seconda sera lì, dato che dopo noi andiamo su, la strada dovete far voi, arriva qua, quella principale da Sarna, no? Che va a Idre, l'incrocio è qua. Voi andate su, se voi andate su di qua, ci incrociate qui, dove noi attraversiamo. Poi noi continuiamo e guardiamo se è battuta su di lì, sono girando di qua. Voi dovete continuare e andare a quel paese lì. Allora ricordiamoci di fare il pieno di benzina, no? No, vabbè, comunque ci passa davanti tutti i giorni il distributore, perché ci passi qua, ci passi lì, ce l'ha qua, e anche lì c'è il distributore. No, lì non c'è il distributore. C'è qua uno che non c'ha benzina, deve fare 40 km. Quindi partite mercoledì, è confermato? Sabato arriviamo. Quindi voi arrivate sabato. Sì, ma non aspettiamo mica sabato mattina come la Polo, cioè io un sabato secondo me verso tardi, verso pomeriggio, molto pomeriggio, a occhio. Insomma è così, quindi. Che materiale viene riposto nella slitta? Tutto il materiale che serve per sopravvivere, diciamo così, per fare l'escursione, per esempio un bravo di riserva, dei moschettoni di riserva, dei pezzi di fune che servono per riparare eventuali rotture sulla linea principale. Il cibo per i cani, che naturalmente è fondamentale, perché i cani per correre devono mangiare e quindi deve essere fornita ai cani l'energia sufficiente per fare l'attività che viene richiesta. Importantissimo il sistema per la produzione dell'acqua, perché i cani devono essere adeguatamente idratati. Naturalmente non è possibile portare dell'acqua liquida nella slitta perché dopo pochi chilometri sarebbe completamente ghiacciata e quindi inutilizzabile, per cui viene portato un fornello con il quale è possibile sciogliere la neve e quindi produrre l'acqua necessaria per poi idratare e alimentare i cani. Naturalmente nella slitta ci va tutto il materiale che serve per un eventuale bivacco e quindi un sacco a pelo, un sacco di sopravvivenza, una piccola tenda magari a 2 posti solamente, un materassino per isolarsi dalla neve, gli indumenti di ricambio per il masher. Questa sembra che sia un'attività che non comporta degli sforzi, ma in realtà c'è sempre in movimento sulla slitta. Naturalmente a lungo andare provoca anche sudorazione e quindi quando ci si ferma è necessario avere un minimo di indumenti di ricambio per cambiarsi e quindi per restare all'asciutto, soprattutto durante la notte. È importante avere sempre nella slitta un'ascia, una pala da neve, il cibo per il masher ovviamente, il GPS, un satellitare se uno ha il telefono satellitare, una bussola, una cartina, una mappa naturalmente. Spesso si viaggia durante le ore notturne, è necessario avere una buona lampada frontale che abbia una durata sufficiente delle batterie. È meglio sempre avere un ricambio o un set di batterie da poterle sostituire qualora si degradassero molto rapidamente.
Tra. Vedi? Siamo partiti da poco, temperatura siamo intorno ai -10, stanotte sono venuti 2 cm di neve fresca che hanno ricoperto la pista, forse quello non è neanche un male, che speriamo è che in cima non ci sia tanta nebbia perché non abbiamo più punti di riferimento come qua che abbiamo gli altri, qualcosina si vede, abbiamo solo le croci delle motoslitte e è tutto bianco, quindi è facile confondersi. Chi c'è qua? Allora, vai dentro. Ah, portali là, vai davanti. Basta! Basta. Schiaccia tutta la neve, schiacciamo! Ecco. Quando arriviamo a accamparci la prima operazione è ancorare la slitta, perché i cani sembrano stanchi ma in realtà dopo un po' che si riposano magari hanno voglia di ripartire, quindi si ancora la slitta, si staccano le tag, si cerca di allineare i cani per bene, trovare un posto dove possono stare tranquilli e prima di tutto si accudiscono i cani, quindi capottini, si tolgono i booties, si prepara il cibo per i cani, si scalda l'acqua naturalmente col fornelletto e solamente dopo, quando i cani sono a posto, si pensa a noi stessi e quindi l'allestimento della nostra tenda, si pianta la tenda e naturalmente si tira fuori dalla slitta tutte le cose che servono, materassino, sacco a pelo, vestiti di ricambio e quello che serve per la notte, insomma. È stabile? Sì, dai. Oh.
Non ci vedo. Ah, facciamo questa brodaglia qua. No, facciamo quella qualcosa. Deve bollire l'acqua. Qua. Non si vede, no. Ecco. No. È troppo. Aspetta, abbassiamo. Ecco, meglio. Siamo già in configurazione sonno. Stiamo mangiando cioccolata. Gli sta bene, i cani fuori dormono, tranquilli, riposano. Facciamo quanto dormiamo? Un po' a piacimento e poi ripartiamo. Va bene, buonanotte. Eccoci, siamo pronti. Abbiamo disfatto il campo, abbiamo disfatto le linee perché me le hanno mangiate, abbiamo disfatto tutto, anzi hanno disfatto tutto, i cappottini, almeno quelli ci sono ancora. Chiaramente i cani dormono adesso invece che dormire di notte. Siamo pronti a ripartire ormai. Chiamo i buttis e via che si va. Eccoci. Fermo, vuoi darmi la tenda che comincio a montarla? Sì. Va bene lì?
Oggi pessime condizioni, nevicava prima, ora mezza pioggia, in cima sicuramente troveremo neve fresca, noi ci proviamo, vediamo cosa si può fare. Io nella mia vita ho sempre fatto un'altra attività sportiva che è l'alpinismo. L'ho fatto per 40 anni a un livello abbastanza alto, quindi era un'attività molto impegnativa, totalizzante, alle volte rischiosa. Arrivato a un certo punto ho sentito sinceramente il bisogno di qualcosa di diverso. Ero attratto dai grandi spazi, non più dalle pareti verticali, ma avevo bisogno di spazi aperti. Lo vedevo in alcuni ambienti artici, polari, dove ero stato nella mia attività lavorativa, perché ho fatto il glaciologo, il nivologo e ho avuto modo di girare, di andare in alcuni di questi ambienti per lavoro e sono rimasto attratto, affascinato. Nel 1997 ho deciso di fare un viaggio nell'Artico canadese e ho fatto una traversata con i cani da slitta insieme a François Béger, un avventuriero francese che si era stabilito lì, e lì mi è venuta un po' la passione, insomma. Quando sono tornato a casa ho cominciato a prendere un altro cane, poi un altro ancora, così la muta è cresciuta sempre di più nel tempo. Fin dal principio sono stato attratto da un certo modo di fare questo sport, che è attività di distanza, quindi percorrere lunghe distanze in ambienti solitari, selvaggi, e queste caratteristiche le ho trovate qui in Scandinavia. Dai. Ho iniziato a fare questo sport nel 2014 perché ero appassionato di cani. Già prima di iniziare con i cani da slitta avevo un allevamento di un'altra razza, perché era il Labrador, e pastori tedeschi. Ho preso il primo Siberian Husky, una femmina, Rea, a mia moglie perché era il suo sogno fin da bambina. E io non è che ero, sì, mi piacevano i Siberian Husky, ma non ero attratto così tanto da questa razza più di altre. Mentre poi dopo col tempo ho iniziato a fare camminate, passeggiate, perché ero appassionato comunque di giri in montagna, di sport, perché ho sempre fatto sport fin da giovane, anche se era un'altra cosa quella che facevo. E ho capito che si riusciva a mettere insieme le due cose, sia la passione per i cani che il giro in montagna. Dai, dammi la gamba. Se non ne più lì. Le avventure insieme abbiamo iniziato a farle, la prima nel 2017 in Francia, e poi pian pianino ci siamo spostati al nord, sempre nel 2017, e da lì in poi ogni anno veniamo qua in Svezia a fare una gara. Finora abbiamo fatto 4 viaggi. 4. Sembra poco, però in realtà fare viaggi di questo tipo sono abbastanza coinvolgenti e molto impegnativi anche dal punto di vista così emotivo, della preparazione, perché le variabili in gioco sono molte, a cominciare dai cani per finire a noi stessi. E anche lo stesso viaggio in furgone in sé è già un'odissea. Noi partiamo, arriviamo sul Brennero circa, per poi il giorno dopo arrivare in cima alla Germania e il giorno dopo ancora la sera arrivare qua in Svezia. Sono un totale da casa mia di 2500 km, quindi è un bel viaggetto di 2 giorni e mezzo. Si entra come in un circo, no? Ogni volta che fai una cosa tendi a farne un'altra, aumentando sempre un po' di più, non dico le difficoltà, non dico quello, però cerchi sempre di fare qualcosina in più. È quello che forse ci ha portato a fare dal pezzettino di fianco a casa di 2 km, 3 km sopra il divertimento di farlo, a fare queste cose.
penso che sia una cosa che ci accomuna, il desiderio di avventura. Avventura per me significa entrare in una dimensione particolare nella quale si lasciano a casa le certezze di tutti i giorni, le comodità, e si entra in una dimensione nuova che è quella un po' dell'ignoto.